Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io mi chiamo Luna e sono un'insegnante di italiano. Nel video di oggi parleremo di un verbo molto usato nella lingua italiana. Un verbo che dovete assolutamente conoscere se volete parlare italiano. È il verbo fare. Il verbo fare è molto particolare. Perché? Perché cambia significato in base al contesto in cui viene usato, in base alla parola che si trova dopo il verbo. Per esempio, la mattina, quando mi sveglio, faccio una doccia. Fare la doccia. E dopo faccio un caffè. Fare un caffè. E dopo faccio colazione. Fare colazione. Questi sono solo alcuni esempi di come viene usato il verbo fare. Se non conoscete la coniugazione del verbo fare, la troverete alla fine del video. Non vi preoccupate se non capite ogni singola parola. È molto importante ascoltare la lingua per migliorare, per imparare. Oggi dovete focalizzarvi sulle espressioni con il verbo fare. Ma ho deciso di non fare lezione a casa. Sono a New York e oggi andiamo insieme a Central Park. Eccoci a Central Park, il parco più conosciuto, più fotografato, più visitato degli Stati Uniti. Oggi volevo mostrarvi questa parte del parco. Di solito è piena di gente, ma oggi no, è speciale, è solo per noi. Central Park si trova nel cuore di Manhattan ed è un'oasi di pace e di tranquillità per i turisti e per i newyorkesi. Da quando sono arrivata a New York vengo molto spesso qui a Central Park. Ma torniamo al verbo fare. Noi italiani usiamo il verbo fare tantissimo, anche per esempio per parlare della temperatura. Oggi fa freddo o oggi fa caldo. In Italia fa molto caldo in estate. Tornando al contesto del parco, cosa si può fare in un parco? Io ogni domenica faccio un picnic con i miei amici. Fare un picnic. E domenica prossima io e i miei amici faremo un picnic. Adesso andiamo insieme ad esplorare altre parti di Central Park e a continuare a parlare del verbo fare. A Central Park potete anche trovare un pezzo di Italia. Infatti, nell'area del parco dedicata al cantante John Lennon, Strawberry Field, sul pavimento
c'è un mosaico che è stato realizzato in Campania, una regione italiana, ed è stato donato al New York City Council dal comune di Napoli. Un altro uso del verbo fare è fare sport. Molte persone vengono al parco per fare sport. Alcune discipline vogliono il verbo fare. Per esempio, alle mie spalle ci sono delle persone che fanno Pilates. Loro fanno Pilates. Ma possiamo anche dire fare yoga, fare jogging. Io preferisco rilassarmi al parco. E voi cosa preferite? Eccoci in un'altra parte del parco. Per arrivare qui ho fatto una lunga passeggiata, ma secondo me ne vale la pena. Che dite? Vi piace? C'è un bellissimo lago, un ponte molto romantico e c'è anche questa musica in sottofondo. Mi ricorda un po' l'Italia. Durante il mio tragitto ho fatto molte fotografie. Ecco un altro uso del verbo fare. Fare fotografie. O ho fatto una fotografia. E voi? Vi piace fare delle foto? In italiano la parola fotografia può anche essere abbreviata. Usiamo molto la parola foto. Cosa vi piace fotografare? O in generale, cosa vi piace fare al parco? Abbiamo visto fare sport, fare una passeggiata, fare fotografie, fare un picnic. Cosa preferite fare in un parco del vostro paese? Scrivetelo nei commenti in basso. Grazie mille per essere stati con me oggi. Spero che vi sia piaciuta la passeggiata a Central Park e che abbiate imparato nuove espressioni per parlare in italiano. Ci vediamo presto. Ciao!